siamo al mare, ma non siamo solo in vacanza, camminiamo per voi e quindi iscrivetevi al canale, dai che è anche gratuito. Buongiorno, dai! Lui cammina con ciurma Con dietro. un po' di gente che cammina con noi, non hanno ancora capito che li porteremo verso la perdizione. E niente, oggi è terza tappa del cammino di San Jacopo da Da Lucca fino a Pescia all'Incovercio. all'incontrario. E oggi io non userò il GPS perché tutto sarà sulle spalle con l'omino lì dietro, che vedete. Da Lucca. Che è dal po', sì, è famosissimo. Infatti ci aveva già portato a vedere dove nacque, c'era la targa, dove nacque, dove comprò la sua prima focaccina lucchese. E ora stiamo percorrendo il percorso che lui fa tutti i giorni per andare al lavoro. Pensate un po' che... Infatti sta pensando di registrare questo cammino come il cammino di Emanuele da Lucca. Levati San Jacopo. Infatti, Va bene, camminiamo, siamo nel parco fluviale del Serchio. A nostra sinistra c'è il Serchio. Noi questo tratto l'abbiamo fatto nel verso opposto quando abbiamo fatto il cammino del Volto Santo, per cui vi lasciamo 35 gradi di caldo. 30 gradi di caldo, vi lascerò magari il link in descrizione. Via, camminiamo! Qui noi giriamo per andare a riprendere la traccia originale del cammino di San Jacopo. Cosa fai? Ci vuole lo snack, quindi trentini, gli snacchini sui cammini. Mangia, va che è meglio. Anzi, Volete? No, grazie, che busta gigantesca! dammene uno, va. Sì, io voglio assaggiare uno, Vai. volentieri. XXL, porca paletta, si vede? Belle, grazie. Ponte sul torrente Fraga che è asciuttissimo. E normalmente per buttarsi nel Serchio, ma qua Trovate la strada, detto Viale Europa, chiamata Viale Europa, e che l'abbiamo alla nostra sinistra. Misteriosamente arriveremo a un punto dove il Viale Europa è sulla destra e non si capisce come. ah, e per questo viene chiamata via Sì, mistica? Esattamente. Per un fine della capriccio urbanistico. Capriccio Io pensavo ci fosse di una un leggenda. ponte nascosto che non si vede. Pensavo ci fosse una leggenda o qualcosa. No, fine della Ma, storia. ma vada di ciappo, come si dice dalle parti. È un po' diversa questa tappa da quella tracciata dal cammino e stiamo seguendo i pellegrini del luogo.
la fontana Perfido di San Colombano, che in effetti non capisco cosa ci azzecchi la Sfinge, però è freschissima e qui dice che è igienizzata con sistema ultravioletti. Andiamo. Gli uliveti della Lucchesia. Ma no! Beh, in effetti. Chiesa di San Colombano. Chiesa di San Colombano. Prima o poi faremo anche il cammino di San Colombano perché... In realtà nel cammino di Sì, l'abbiamo fatto... abbiamo già fatto tutto. Infatti abbiamo fatto quasi tutto, ci manca solo un pezzettino dopo nell'oltrepo mi pare. Però l'abbiamo fatto tutto facendo altri cammini, ecco, questo è il... Segromigno in monte, chiesa di Segromigno in La monte. chiesa che si vede dietro in alto a sinistra è la chiesa di Tofori, dove passeremo più tardi, e sulla sinistra fra poco dovremo vedere la chiesa di Sant'Andrea in Caprile, eccola là. Sì, Passo poi in alto. sulla In sinistra. salita, Va bene. il freno. Bene, ottimo. Ok, di qui dove il segno della conchiglia, perché comunque è un cammino jacopeo. Qualcuno stava cadendo? Sì, stavo infilando il piede in una buca. Bravissimo. E la nostra guida, che è anche un po' guida spirituale, ci sa anche indicare i vitigni, perché li ha assaggiati tutti questi della zona. Spezza il pane. No, già, spezzo una lancia a favore del cammino di San Jacopo fatto al contrario. Allora, nella tappa da Livorno a Pisa, la parte brutta la fate all'inizio e andate a migliorare, e man mano che camminate andate a migliorare. Anche in questa terza tappa la parte brutta la si fa all'inizio e adesso si va solo a migliorare, direi. E ci dice Emanuele da Lucca che ci stiamo avvicinando al punto più alto della tappa, dove siamo più vicini alla grazia dei cieli. Esattamente. Esattamente. L'indulgenza sta per arrivare. Senti già l'indulgenza Il perdono. e il perdono.
Oh, bisogna anche fare qualcosa da farsi perdonare, perché sennò cosa ci facciamo dell'indulgenza? Cominciamo a pensare alla birra fine tappa allora. Petrognano, frazione di Capannori. Pannoli. Capannori? Ho detto Capannori, qui si accusano i milanesi di chiamarlo Capannori. Ecco un cassetto in dubbio. Si va a timbrare. Questo qui è un pavimento Ed è originale. consigliato da TripAdvisor, Sì, sì. guardate. Questo è il pavimento antico, originalissimo. E il frantoio, che però non è un frantoio antico. La pietra è rimasta quella antica. Ah, hanno la tenuto pietra. quella antica e il pavimento. La macina è antica, ma il Sì. resto è ovviamente un frantoio moderno. Modernizzato. Sì. Sì, ci ho pensato tantissimo. Davvero? Sì. Ma sto facendo un video, è inutile che ti metti in posa. Ci facciamo la foto e ci Timbro portiamo credenziale. Piacere, ci mancherebbe, ma tanto guarda, guarda. Credo di non poter proseguire. Su di qui alla villa, ma il cammino è di qua. Siamo sulla via della Fiaba tra Collodi e Pescia, per cui siamo addirittura di arrivo, mancano meno di 3 km. Pellegrini a servizio dell'arte stanno cercando di tenere in piedi questo muro della chiesa di San Michele. Guardate come... si è spostato! Ah!